Buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Bitscap. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati e di mettere un mi piace per aiutare questo canale a crescere e incentivare me a fare sempre nuovi video. Oggi parliamo del trailing down, una funzionalità che aspettavamo da un po'. Avevano preannunciato che sarebbe uscita a breve e così è stato effettivamente. E come funziona? Molto semplice, praticamente più o meno come il trailing up, soltanto che in questo caso inizia a funzionare quando il prezzo dell'asset attraversa praticamente la parte più bassa della tua griglia. Ricordiamoci che il trailing up comincia a funzionare quando praticamente il prezzo supera il nostro upper price, cioè praticamente l'intervallo della nostra griglia. E quando questo accadeva, che cosa succedeva fondamentalmente? Che il bot andava ad adattare praticamente sui nuovi valori spostando la griglia verso l'alto. In questo modo, anche se c'era una piccola pausa, che era quella durante il quale il bot si adattava al nuovo prezzo, poi comunque quando più o meno si stabilizzava, ricominciava a lavorare praticamente da solo, senza che noi dovevamo fare nulla. Questo perché magari, malgrado il nostro intervallo poteva essere più o meno ampio, però poteva accadere che c'era magari un pump e quindi superava il nostro upper price. E quindi il bot aveva pensato bene, e la piattaforma, di sviluppare quella funzionalità, il trailing up, che permetteva il riadattamento del bot e dei valori e quindi il bot continuava a funzionare. Hanno pensato bene poi di fare più o meno la stessa cosa, però quando il mercato è in calo. Da qui la funzionalità di trailing down. La funzione di trailing down però per essere operativa, che cosa fa fondamentalmente? Il sistema andrà a verificare il nostro saldo, la disponibilità del nostro saldo e se è sufficiente per effettuare un nuovo ordine di acquisto, allora diventerà operativo, annullando gli ordini di vendita della parte superiore della griglia. Quindi che cosa farà? Effettua praticamente un ordine di acquisto con limite per acquistare immediatamente la nostra coin. Quindi crea un nuovo ordine di vendita sotto la linea inferiore della griglia, parliamo quindi del lower price, con la stessa spaziatura di griglia. Quando la funzione quindi è attiva, il sistema ripete questa sequenza fino a che il prezzo rimane al di sotto della linea di fondo della griglia del bot. Per fare un esempio pratico, questo è l'intervallo con tutte le griglie che noi magari avevamo scelto. Questo prezzo, anziché stare in questa posizione, va al di sotto del nostro prezzo minimo, quindi del lower price, e quindi che cosa farà la funzione del trailing down? Quando scenderà sotto, andrà a compensare con altre griglie. Mentre prima, quando scendeva al di sotto del prezzo minimo, andava in pausa praticamente, e quindi noi trovavamo il nostro bot magari in intervallo anche per lunghi periodi di tempo. E quindi io che cosa suggerivo fondamentalmente? Magari di chiudere e di riaprirlo a un livello più basso. Ecco, adesso noi possiamo evitare di fare questa cosa attraverso questa funzione. Sarà poi il bot a fare gli acquisti per noi e per compensare lo spazio al di sotto. In questo modo il bot continuerà a lavorare anche quando il valore scende al di sotto del lower price, quindi del prezzo minimo. Ma si può usare questa funzione se il mio bot è già attivo, magari da giorni? Sì, praticamente questa funzione può essere attivata sia quando noi creiamo un nuovo bot, quindi immediatamente, come facevamo prima per trying up, per lo stop loss
e per chi poteva, chiaramente aveva l'abbonamento Pro, anche il discorso del take profit. Anche in questo caso noi possiamo attivarlo e disattivarlo. Quindi anche con i bot già in funzione. E sembra che anche, se io non posso verificarlo al momento, che noi possiamo impostare un intervallo entro il quale il bot continuerà a seguire questo movimento di prezzo. Anche perché nella peggiore delle ipotesi, se continua a scendere il mercato e continua a scendere il valore, bisogna tener conto anche del fatto che lui per acquistare andrà a prendere, diciamo, il nostro denaro dal nostro portafoglio. Quindi va considerata anche questo aspetto. Noi dovremmo dare un intervallo massimo entro il quale può agire e dobbiamo assicurarci che nel nostro portafoglio ci sia sufficiente valuta per fare operare il bot e quindi per rendere funzionale questa possibilità. Ma chi può usarlo poi fondamentalmente? Possiamo usarlo tutti? Tutti quelli che hanno l'abbonamento? Anche il basic? Sì, al momento tutti gli utenti, qualunque sia l'abbonamento che hanno, possono utilizzare questa funzione. Ma sembra che dopo un periodo iniziale di sperimentazione o prova verrà integrato nell'abbonamento Pro insieme alla funzione di Take Profit. Però una data non ce l'abbiamo. Quindi il mio consiglio è di utilizzare questa funzione anche per cominciare a testarla, ma di farlo con un certo criterio per salvaguardare anche il nostro portafoglio. Se noi andiamo a vedere la funzione del training down, intanto vedete mettendo comunque il cursore sul punto interrogativo, ci dice più o meno qual è la caratteristica di questa funzione, ok? Che è molto semplice perché poi fondamentalmente i principi di base sono semplici. Ma quello che noi dobbiamo andare a vedere soprattutto e considerare sarà, una volta attivato, come vedete, questo aspetto. Cioè, dobbiamo dare noi uno stop a questo trailing down, perché altrimenti lui continua ad acquistare, ad acquistare, ad acquistare. E nell'ipotesi che poi il mercato riprende, non c'è problema, perché poi rivende le posizioni, il problema è risolto. E noi sappiamo comunque che nel lungo periodo, anche nei periodi peggiori di mercato, dove ci sono stati proprio dei crolli che insomma hanno fatto spaventare parecchi investitori, sappiamo comunque che nel lungo periodo fondamentalmente il mercato della cripto riprende sempre. Però è pur vero, bisogna tener conto anche della propria condizione personale, del proprio portafoglio, della situazione economica personale. Quindi non tutti si possono permettere magari un trailing down con uno stop estremamente basso per far lavorare il bot e comunque perdere, in un certo senso, investire e continuare ad investire su una coin in perdita magari che riprende forse dopo 6 mesi. A volte ci sono stati casi magari anche dopo un anno. Quindi tenere un portafoglio fermo con un investimento di valuta che può essere diverso a seconda delle proprie tasche, però magari per lunghi periodi di tempo. È vero che sono dei casi sporadici, però il mercato della cripto è così, cioè oggi ha un valore, domani ci svegliamo, magari ha un valore superiore, ma può avere anche un valore inferiore e quel valore inferiore magari può rimanere tale anche per lunghi periodi di tempo. Quindi usiamo questa funzione perché comunque è una funzione molto utile, ma facciamolo con criterio. Questo almeno
è il mio consiglio. Poi per adesso, come vedete, lo possiamo attivare tutti indipendentemente dall'abbonamento, ma quando poi farà parte del pacchetto Pro, chiaramente ci apparirà la stessa scritta che ci appare quando clicchiamo il Take Profit, ossia che bisogna fare l'upgrade all'abbonamento Pro per avere questa funzione. Quindi finché ce l'abbiamo possiamo sfruttarla. Per fortuna, oltre ad aver attivato questa funzione, questa piattaforma si evolve nel tempo e ha anche sistemato alcuni bug che aveva qua e là, e quindi dovrebbe anche funzionare sicuramente meglio. Anche per questo video è tutto. Mm, Potete trovare in descrizione sempre alcune informazioni che magari possono esservi utili, compreso il link del mio gruppo Telegram. Eventualmente volete diventare miei affiliati, e che dire, al prossimo video. Grazie a tutti.